Ci siamo addormentati in pandemia e ci siamo svegliati in guerra. Cosa succede? 1. Il Gran Premio di Sochi, il Gran Premio di Russia è a rischio. 2. Sebastian Vettel non correrà al Gran Premio di Sochi. Le parole di Seb sono molto chiare. Non correrò lì, persone innocenti che muoiono per ragioni stupide. Terzo punto, il team statunitense con livrea e sponsor russo, ed è la prima volta che dico questa cosa senza ridere, perché la Haas, oltre a poter avere problemi con Mazepin, che potrebbe avere rapporti con Putin e può succedere qualsiasi cosa, quello che è concreto e che è sicuramente accaduto è che hanno ritirato il proprio team principal Steiner dalla conferenza FIA che avrebbe dovuto svolgere a Barcellona per i test prestagionali. Ultimo e quarto punto, il 24 sera, ossia oggi, ossia il momento preciso in cui è uscito questo video, si terrà una riunione tra tutti i team per decidere cosa fare e il come fare con il Gran Premio di Russia. Posso però esprimere la mia opinione, è la mia, quindi per l'amor di Dio non è nulla di... Seriamente c'è bisogno di una riunione? Seriamente solo Seb ha preso una posizione netta? Io, Tonio, l'ultimo stronzo che ne capisce nella vita e non solo nella Formula 1, credo che il GP russo deve essere cancellato. Però dato che comunque il Gran Premio è a settembre, Tonio, magari vediamo un po' come si risolve la questione, magari amici come prima e sti cazzi. No, non sti cazzi. Io desidererei non vedere i piloti correre in uno stato che ha fatto questo. Per un anno non morirà nessuno se non si corre il GP di Sochi. Ma Tonio, sei esagerato, dai, un po' più di elasticità. La gente è morta. Non c'è il respawn. È morta. E se non ero pro a correre al Mugello con la morte di Dupasquier, non sono pro a correre in Russia con una guerra in atto. Ripeto però, questa è la mia opinione, io non sono nessuno per dirvi questo è giusto. Quello che però è il mio invito è di esprimere la vostra nei commenti, informandovi. Io ci provo con questo video, anche se devo chiedervi già scusa, perché so che farò degli errori di espressione, so che farò degli errori che magari compromettono il discorso, spero di non sbagliare. Però almeno cerchiamo insieme di capire cosa sta succedendo. Per fortuna la storia che sappiamo tutti è corretta. Ci sono poche fake news, o almeno le principali notizie che compaiono su Google sono ok. Poi se la gente si affida a Facebook, che devo dire, io... ci sto provando. Le fonti che ho preso per realizzare questo mini riassunto sono Sky TG24, Il Messaggero, La Repubblica, Il Post e Il Corriere. 5 nomi, nel bene o nel male sono nomi, adesso potremmo parlarne, però non ho preso Forza Juve 24 e non ho preso voce di mio nonno che lavora in. Putin il 21 febbraio ha deciso di riconoscere l'indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine, Lugansk e Donetsk. Cosa si intende con repubbliche separatiste ucraine? Vivono il territorio ucraino e quindi formalmente sono dell'Ucraina, ma loro si riconoscono come indipendenti. Ed è stato fatto anche un referendum per riconoscere ciò, ma di base sono ucraine. Putin si è garantito l'alleanza, mettiamola così, di questi due, e per evitare problemi lo stesso Putin va a piazzare proprio lì delle truppe armate, a detta sua, per assicurare la pace. Mossa che, ce lo potevamo aspettare, avrebbe portato a un intervento armato, cosa che è accaduta alle 4 del mattino, ore italiane, del 24 febbraio. Ma per Putin tutto questo serve soltanto a demilitarizzare l'Ucraina, quindi la Russia marcia dentro l'Ucraina fino ad arrivare a Kiev, fino a iniziare i primi bombardamenti, i primi missili. L'ultima volta che ho sentito l'utilizzo dei Javelin era su Modern Warfare 3, lì venivano utilizzati per giocare, adesso per abbattere i carri armati. Quali sono però le motivazioni? Sono tante, e per dare un contesto a questo conflitto dovremmo in realtà tornare molto indietro nel tempo e analizzare il perché del rapporto poco amichevole tra Mosca e Kiev. Dovremmo ricomporre l'Unione Sovietica, di cui l'Ucraina faceva parte, ed è anche per questo che molte persone del posto parlano russo. E se volessimo fare i puntigliosi dovremmo andare addirittura molto più indietro con gli zar. La crisi che quindi vediamo oggi pone le sue radici molto più indietro nel tempo, ma diciamo che il passaggio fondamentale inizia nel 2014, quando il presidente uscente ucraino fu sostituito a un altro, Petro Poroshenko, più filo occidentale rispetto al precedente che era filo russo, ed è per la sua vicinanza all'Europa che si sono incrinati i rapporti con la Russia, e il fatto che è molto vicino all'Europa la mette non dentro ma
Poi ci sono anche motivazioni economiche, perché l'Europa compra tanto gas dalla Russia, i gasdotti principali partono dalla Russia, e se vai a toccare l'Europa vai anche a toccare la NATO. Cos'è però la NATO? Un'organizzazione internazionale nel settore della difesa. E componente della NATO ovviamente c'è anche l'America. Capite che quindi è un gioco di alleanze. L'occidentalità dell'Ucraina, oltre a stare sul cazzo a Putin per una serie di motivi, è confermata anche dal paese di Zelensky, che ha più volte ribadito le sue aspirazioni ad entrare nell'alleanza. Più volte Mosca ha sganciato vari ultimatum per dire all'Ucraina di non fare ciò e di non entrare nella NATO. Mettiamola molto sul semplice, anche se in realtà non dovrei. Il punto è che tocchi l'Ucraina, stai quasi toccando l'Europa, tocchi l'Europa, stai quasi toccando la NATO, e toccando la NATO toccheresti anche l'America. Benvenuti nel 2022, dove la pandemia è stata sostituita a una nuova guerra. Perfetto.